Carissimi, buongiorno di nuovo, bentornati nella mia cucina. Oggi farò un altro di quei piatti che io ritengo sono quelli della domenica, quelli classici, ed è una lasagna, però questa volta la faccio in bianco con prosciutto e piselli, quindi una cosa molto semplice. All'interno del video ci sarà anche la preparazione della besciamella, perché in questo caso, non essendoci il sugo, avremo bisogno di qualche cosa che amalgami tutti quanti gli ingredienti, e vedrete che farò una besciamella un po' diversa dal solito, o almeno da quella che ho fatto in precedenza, ma questo starà a voi decidere. Poi se volete c'è anche un piccolo short proprio su quella besciamella. Quindi io adesso, come al solito, vi lascio al video, come al solito i miei piccoli consigli, però mi raccomando, quello più importante è quello di iscrivervi al canale. Vedo che tanti di voi passano e scappano via. Non vi costa nulla iscrivervi, a me fa un mondo di differenza. Ci vediamo nel video e alla prossima ricetta. Bacioni! E allora, per prima cosa dobbiamo cominciare a preparare la besciamella. Ci servirà poi per amalgamare i piselli e il prosciutto, altrimenti lasciandoli così da soli, anche mettendoci la mozzarella, comunque l'effetto non sarà quello desiderato, cioè quello di avere una lasagna abbastanza omogenea. Quindi avremo bisogno di 600 g di latte intero, di 60 g di farina 00, noce moscata e 60 g di burro che adesso andremo a sciogliere. E allora cominciamo a far sciogliere il burro a fuoco molto dolce. Allora, sta cominciando a schiumare leggermente. Adesso andremo ad inserire la farina e mescoliamo per bene. Sempre a fuoco molto basso, mi raccomando. Ok, quando si sarà ben amalgamato, adesso andremo ad aggiungere il latte freddo. Voglio premettere che io l'altra volta ho utilizzato l'altro sistema, quello con il latte caldo. Questa volta metterò il latte freddo e lo metterò tutto insieme. Questo abbasserà la temperatura e eviterà di formarsi i grumi. Quindi continuate a mescolare fino a quando poi non si amalgherà il tutto. Portate un fuoco un pochino più alto fino all'ebollizione del latte, ci vorranno 3-5 minuti, in modo tale che così si addenserà. Se l'avessimo fatto invece con il latte caldo, la coagulazione è molto più rapida, però si rischia anche di fare dei grumi. Per capire quando è pronta, possiamo fare la prova del cucchiaio. Immergete un cucchiaio, vedete fa questa patina, se non cola è pronta. Andiamo ad aggiungere del sale e mescoliamo. Vedete com'è bella liscia? Non ho fatto i grumi? Ora, come per la crema pasticcera, dobbiamo andare a mettere la pellicola a contatto, altrimenti formerà la crosticina e non sarà possibile poi utilizzarla. Allora, per quello che riguarda il prosciutto cotto, io evito di comprare i soliti prodotti già pronti in vaschetta, quindi mi sono fatto fare dal mio gastronomo una bella fetta spessa di prosciutto cotto. Adesso lo andiamo a travagliare prima a listarelle e poi a dadini. Allora, in una padella bella ampia mettiamo un filo d'olio e mettiamo un pezzo di cipolla. Io lo metto intero in modo tale che così poi dopo lo posso togliere. Andiamo a mettere i nostri piselli, così li facciamo ben insaporire. Un pizzico di sale, una macinata di pepe. Aggiungete ora il prosciutto cotto. 5 minutes later. Andiamo a togliere la cipolla che ha fatto il suo lavoro e adesso siamo pronti per fare la lasagna. Allora, riprendiamo la nostra besciamella, la andremo ad aromatizzare con un pochino di noce moscata e un pochino di pepe. Allora, andremo a sporcare intanto con un pochino di besciamella il fondo e ci andiamo ad adagiare la nostra sfoglia. Nella restante besciamella adesso ci andiamo a mettere i piselli e il prosciutto cotto e amalgamiamo il tutto in modo tale che così, quando le andremo a distribuire sulle lasagne, le distribuiremo in maniera uniforme. Andiamo a mettere la nostra besciamella, poi mettiamo la nostra mozzarella e infine la spolverata del parmigiano e ora mettiamo sopra l'altra sfoglia. E continuiamo così fino alla fine degli ingredienti. Allora, siamo arrivati all'ultimo strato. Io che sono un golosaccio metterò la mozzarella non più tritata finemente ma a pezzetti. Voi chiaramente scegliete come volete fare, Questo è quello che facciamo qua a casa Paris. Il parmigiano
E adesso in forno a 180 gradi per 30 minuti circa, 20-30 minuti. Ecco qui la nostra bellissima lasagna. Adesso la lasciamo riposare per circa 5 minuti e dopo la taglieremo per metterla nei piatti.